Ciao amici del bosco, guardate là c'è Carlo che sta controllando la tempera del terreno. Cos'è la tempera? Adesso lo approfondiamo, è quella condizione ideale per la lavorazione del suolo ed è molto importante prima di intervenire a terra controllare lo stato di umidità. Possiamo fare, se sbagliamo, molti danni. Le differenze tra un terreno in tempera dal punto di vista visivo sono sicuramente le forme che assume una volta che la lavoriamo, prendendola in mano e disgregandola, è come se avessimo tra le mani un couscous, è come se avessimo tra le mani un qualcosa di facile da lavorare, che non si compatta e che non crea strutture stabili, gommose, come se fosse pongo. In questo video vi spieghiamo cos'è un terreno in tempera, vi facciamo vedere degli esempi per capire come riconoscerlo ed evitare di intervenire nel momento sbagliato, e poi vediamo anche alcuni metodi per facilitare le condizioni ideali nel momento in cui sappiamo di dover lavorare la terra. Carlo, ti leggo la definizione del terreno in tempera secondo l'enciclopedia Treccani. Proprietà del terreno che possiede un grado di umidità tale da presentare le migliori condizioni per essere lavorato, in generale con un contenuto idrico pari al 40-50% della sua capacità idrica. E bravi Treccani! Lo possiamo dimostrare in maniera un po' più pratica? Sì, possiamo farlo. Un terreno in tempera è quella condizione fisica del suolo che ci permette di lavorarlo senza apportare dei danni. Perché l'unico reale, l'unico no, ma diciamo il più grosso danno che si vuole fare nell'attività agricola è lavorare un suolo troppo umido o troppo secco. Il modo in cui si stabilizza la fertilità nel suolo è attraverso gli agglomerati, ovvero attraverso delle strutture del suolo all'interno delle quali passa aria, passa acqua e di conseguenza che permettono quello che è lo scambio dei minerali, dei nutrienti e di tutta l'attività microbica del suolo. Quindi andando a lavorare un terreno che è bagnato, noi andiamo a compattarlo, distruggiamo questi agglomerati e facciamo un danno che ci porteremo dietro per anni ed anni. Il problema similare si verifica nel caso in cui il terreno sia troppo secco e magari non andiamo a distruggere fisicamente questi agglomerati, ma creiamo delle strutture troppo grosse che via via col tempo ci impediscono la lavorazione del suolo e comunque andiamo a fare sicuramente un lavoro non funzionale a un'agricoltura rigenerativa. Per fortuna che il bosco di Ogygia è tutto diverso nelle sue parti, quindi adesso andiamo a vedere punti diversi, ad analizzare il suolo e a vedere appunto un terreno più o meno in tempera. Allora cominciamo a vedere, qui abbiamo a questo punto una pacciamatura bella spessa, quindi le piogge che ci sono state, anche se quest'anno non sono state poche, si sono conservate, diciamo così, l'acqua grazie alla pacciamatura non è evaporata. Infatti se ci troviamo a dover affrontare il tema della tempera del suolo, dobbiamo anche valutare le azioni che ci hanno portato al mese di marzo, quindi come ci siamo preparati durante l'inverno. Chiaramente in natura il suolo ha bisogno di umidità e di copertura, non ha bisogno delle nostre lavorazioni, questo che sia chiaro. E quindi dove abbiamo fatto delle pratiche conservative che ci hanno permesso di conservare materia organica, temperature anche, tenendole una buona pacciamatura ovviamente mantiene la temperatura costante, quindi laddove abbiamo favorito quella che è magari la vita naturale del suolo, ci ritroveremo in questo momento con terreni più umidi automaticamente e questo è normale. Quindi sicuramente una copertura può avere un'influenza, o meglio ha realmente un'influenza sullo stato di tempera del suolo e questo vale in qualunque momento. Se veniamo dall'inverno e andiamo verso la primavera potrebbe disturbare o comunque ritardare quello che sono le nostre lavorazioni. Se invece andiamo magari dalla primavera verso l'estate, avere un terreno coperto ci permette di non far seccare il suolo e quindi poter mantenere lo strato di umidità. Quindi la pacciamatura non è né buona né cattiva, dipende. Qui ci troviamo di fronte a un terreno alla parte del bosco di Ogygia che è maggiormente argillosa e limosa, quindi qui siamo su un terreno che naturalmente manterrà l'umidità molto più a lungo di un terreno sabbioso. Siamo sotto una pacciamatura spessa, quindi ci aspettiamo un terreno sicuramente molto più umido. Quando andiamo a fare queste prove su terreni che pensiamo siano umidi, è sempre importante non affondare completamente la forca,
cercare semplicemente di smuovere il suolo e non insistere troppo, perché ovviamente sono dei compattamenti e sono anche queste minime lavorazioni che possono provocare dei danni. Comunque ciò che ci troviamo di fronte è un terreno che al tatto si sente essere umido, che si sbriciola bene con le mani, ma come premiamo un po', immaginatevi se io semplicemente con una piccola pressione faccio questo, immaginatevi un mezzo meccanico cosa potrebbe fare, ci troviamo di fronte a un suolo che troppo facilmente si arrotola, troppo facilmente crea una pallina, una formina. Ecco, se noi andassimo a lavorare il suolo in questo stato e creassimo cose del genere, strutture del genere, avremmo fatto un danno che ci dovremmo portare dietro per molti anni, in cui in una struttura del genere ovviamente una radice ha grossa difficoltà ad entrare, soprattutto quando si asciuga e si indurisce, i microrganismi non entrano perché non c'è aria, l'acqua la inumidirà molto lentamente e ci vorranno proprio anni affinché si ritorni ad una struttura fertile, stabile. Quindi questo qua non si tocca. Questi sono errori che si pagano per una vita, quindi se la vostra terra è buona per fare i vasi, vedete che funziona bene, allora è il caso di non fare agricoltura. Adesso controlliamo come sta il suolo nella sparageta. Per fare una sparageta in genere si mette tanta materia organica, si arricchisce parecchio il suolo, anche perché poi è una coltura perenne che noi avremo per anni nello stesso luogo e non andremo più a lavorare la terra. Anche qui andiamo a fare lo stesso tipo di osservazione, abbiamo un altro terreno molto pacciamato, quindi teoricamente ci dovremmo trovare di fronte alle stesse caratteristiche, ma sappiamo anche che è un terreno molto più ricco di materia organica. Quindi quello che sono curioso di vedere è se questa materia organica influisce in qualche maniera sullo stato di tempera in un terreno che ha le stesse condizioni tendenzialmente di quello che abbiamo osservato prima. Qua la condizione è nettamente differente. Anche il colore proprio ci racconta un terreno ben diverso. Il colore ci racconta tutta un'altra cosa, la sensazione tattile è sicuramente più asciutta, si sgretola molto meglio e anche pigiando forte non si forma così facilmente un qualcosa di, insomma, un serpentello. Per riuscire a farlo mi devo veramente impegnare. Se semplicemente pigio rimane comunque molto sbriciolosa. Questo perché? Molto semplicemente perché questo terreno è ricco di materia organica e di conseguenza è in grado di assorbire l'acqua, ha una capacità idrica molto più alta rispetto a un terreno in cui la materia organica è inferiore. Questo che significa? Lo stato di tempera, come dicevi prima, è una condizione quando il terreno sta attorno al 40-50% della sua capacità idrica. Quindi più la capacità idrica del nostro suolo sale, più facilmente è raggiungibile lo stato di tempera. Quindi per questo è molto importante aggiungere tanta materia organica al nostro suolo e questo è il reale risultato di un terreno ricco e fertile. Questo terreno sarebbe lavorato, a questo punto dobbiamo ancora aspettare un po'. Qui volendo, se avessimo dell'urgenza, possiamo tranquillamente farlo perché si sbriciola, che è una meraviglia, anche se oggettivamente è ancora un po' umido, quindi aspetterei, se possibile, se le esigenze dovessero metterci nelle condizioni di dover lavorare, con molta cura, con molta attenzione, una lavorazione leggera potrebbe subirla. Questo qui è un pezzetto di terra praticamente intoccato da molto tempo, coperto di erbe spontanee, che ci permette di vedere quello che potrebbe essere lo stato naturale del terreno del bosco di Gigi, almeno in questa zona. Direi che è bagnato decisamente e che è abbastanza facile creare forme. Questo non è un terreno in tempera, senza ombra di dubbio, troppo umido. Qui c'è un terreno già lavorato, una grelinette come primo passaggio e poi anche una lavorazione leggera in superficie con la fresa. Aver lavorato precedentemente con la grelinette il terreno senza dover andare troppo in profondità, semplicemente smuovendolo leggermente, aiuta
il terreno ad asciugarsi negli strati più profondi. È una tecnica, è un sistema che, se usata con molta cura, senza andare a creare eccessivi compattamenti, ci permette di aiutare lo stato di tempera se il nostro terreno è troppo umido. Infatti lo allentiamo, lo allarghiamo, l'ossigeno entra, l'aria riesce a entrare più in profondità e asciuga, l'acqua evapora di conseguenza e si asciuga molto meglio il suolo. Quindi sono piccole tecniche che, se ben fatte, possono aiutarci molto a facilitare lo stato della tempera. Forcavanga, grelinette, gli strumenti tendenzialmente a punta che non vanno a creare compattamenti, ma che vanno semplicemente a smuovere gli strati del suolo. Ovviamente è sempre bene non andare troppo in profondità e non pressare troppo. Ciò che troviamo qua è la stessa tessitura di terreno, la stessa matrice di terreno che abbiamo finora analizzato, ma decisamente più asciutta e decisamente più facile da lavorare. Comunque lo strato di umidità ci costringe a stare molto attenti a lavorare un terreno del genere. Laddove è entrata la forcavanga si vede come è facile comprimere il suolo anche con strumenti rispettosi se non si sta attenti, e sicuramente è un terreno più asciutto di quelli che abbiamo finora analizzati, ma anche questo direi lavorabile solo e soltanto se siamo messi alle strette, perché ancora è un po' troppo umido. Qui siamo nella zona più selvaggia del bosco di Ogygia, dove ci sono le colture più fantasiose, le tecniche più fantasiose. Comunque in questo punto la terra ha delle caratteristiche diverse, ormai è dimostrato anno dopo anno. Qui in genere si raggiunge prima lo stato di tempera. Controlliamo. Non soltanto la materia organica è responsabile diretta dello stato di tempera di un suolo, ma ovviamente anche la tessitura. Questa è la zona del bosco di Ogygia in cui abbiamo maggior quantità di sabbia. Un terreno sabbioso è un terreno che più facilmente raggiunge e mantiene lo stato di tempera, perché il limo e l'argilla sono le due parti del suolo che meglio trattengono l'acqua. Quindi con un terreno sabbioso sicuramente riusciamo a creare anche e a giocare con lo stato di tempera in maniera molto più semplice. Ci ritroveremo spesso e volentieri all'inizio della stagione con terreni già asciutti, in opposizione a quelli più argillosi o limosi che li richiedono più tempo. Ci aspettiamo quindi adesso un terreno sicuramente più facile da lavorare e con una tempera diciamo migliore. Al tatto si sente quanto è molto più sabbioso e anche a vista è molto facile individuare la differenza che in pochi metri di distanza può un terreno avere. In ogni orto ci sta di avere una aiuola più sabbiosa, una aiuola più argillosa, e questo è un importantissimo dato da conoscere sui nostri suoli, altrimenti potremo generalizzare quelle che sono le caratteristiche del terreno e andare a fare dei danni o comunque fare degli errori semplicemente perché non abbiamo valutato bene l'unicità di ogni singolo terreno. Questa è una terra che è chiaramente pronta per essere lavorata, ma la tecnica che credo verrà usata in questa zona non è sicuramente la lavorazione del suolo, e quindi in realtà la prendiamo, la ricopriamo e la aspettiamo il momento più opportuno per poter venire a piantumare. Dopo aver visto qual è la tempera perfetta, adesso dobbiamo capire come lavorare sulla nostra terra per mantenere la tempera quando l'abbiamo ottenuta o per facilitare l'ottenimento della tempera giusta. Carlo ha già cominciato, sta stendendo un telo di plastica. Allora, qui abbiamo coperto la striscia perché lo stato di tempera non è ancora raggiunto alla perfezione, il tempo è incerto, vogliamo che asciughi ancora un po' e non vogliamo aspettare troppo tempo, quindi che cosa facciamo? Copriamo, nelle giornate di caldo scopriremo, nelle giornate incerte ricopriremo, cercheremo di attendere che il nostro suolo si asciughi un pochetto senza fargli correre il rischio di ulteriori piogge. Possiamo anche lasciare direttamente coperto, si asciugherà molto più lentamente, ma
manterrà un'umidità più uniforme, mentre quando lo scopriamo, se dovessero esserci giornate di sole intense, si seccherà sicuramente un po' in superficie. Dovremo trovare un equilibrio in base al suolo che abbiamo, in base al clima che abbiamo, quindi non c'è una ricetta precisa, ci sono semplicemente delle accortezze. L'importante è ricordarsi che se vogliamo mantenere uno stato di tempera o favorirlo, dobbiamo coprire o scoprire il suolo in base a quelle che sono le nostre specifiche esigenze. Stiamo andando verso la stagione calda, quindi in alcuni casi dobbiamo cercare di velocizzare il processo con cui il suolo perde l'umidità che ha raccolto nell'inverno. Se dovesse essere invece il momento opposto, dovremo cercare di mantenere quell'umidità che magari con le innaffiature siamo riusciti a dare durante l'estate. Quindi dipende molto dalla condizione, dipende soprattutto dai nostri suoli. Avete visto come la tessitura e la percentuale di materia organica influenzano estremamente lo stato di tempera di un suolo. Quindi c'è da praticare, c'è da capire, c'è da sperimentare e c'è da verificare nei nostri suoli, in ogni singolo pezzettino, come comportarsi. È un lavoro molto interessante, è un lavoro che richiede attenzione, ma è anche un lavoro fondamentale se vogliamo definirci dei coltivatori rigenerativi fondamentalmente. In questo caso abbiamo utilizzato un telo in plastica. Se preferite utilizzare un materiale naturale, effettivamente si può scegliere anche il cartone, si può utilizzare una bella pacciamatura spessa che appunto abbia la funzione di trattenere l'umidità, quindi si possono utilizzare materiali diversi. La plastica è forse più comoda in questo caso, più maneggevole e ci permette di utilizzare la stessa pacciamatura per tanti anni consecutivi in tante situazioni diverse. Ovviamente se ci troviamo nella condizione opposta, ovvero nella condizione in cui il terreno è troppo secco, per riuscire a favorire lo stato di tempera dobbiamo bagnarlo. Bagniamo piano piano il suolo affinché assorba l'acqua in maniera uniforme e poi allo stesso modo andiamo a coprirlo, perché la copertura ci permette di fargli guadagnare tempo e far sì che l'umidità veramente si uniformi in tutto, almeno nei primi 20 cm che sono quelli che ci interessano. Carlo, grazie, sempre consigli preziosi. Grazie a te. Non è mai possibile dare un consiglio valido per tutti, bisogna sempre metterci il cervello e gli occhi e analizzare la propria situazione. Comunque la tempera è importante, quindi buona tempera a tutti e che la tempera sia con voi. Grazie veramente, ricordate il corso suolo, Carlo è uno dei docenti, vi lasciamo il link. A presto, ciao. Al prossimo. Comunque il corso è anche in promozione, se volete vi lasciamo il link. Vi ricordo che Carlo è uno dei docenti del nostro corso suolo, che tra l'altro è disponibile sempre online con uno sconto speciale, vi lasciamo il link. Ma che cazzo dici? Vabbè, quando vuoi prova a farla meno pubblicitaria. Ok. Proprietà in generale, la pacciamatura. E bravi treccai.